Esistono luoghi che quasi senza accorgertene ti rimangono dentro. Il Lake District per noi è stato così. In moto il paesaggio non lo guardi passare, ci sei dentro. Senti l'aria fredda, l'umidità sulla visiera, vedi le nuvole scendere sulle montagne e le strade perdersi tra i muretti di pietra. E allora rallenti, non perché devi, ma perché vuoi guardare. Davanti a noi montagne, prati, nuvole basse. Sono questi i momenti per cui amiamo viaggiare in moto. Non per collezionare luoghi, ma sensazioni. Una strada vuota, una curva, uno sguardo tra noi due e quella curiosità di scoprire cosa ci aspetta un po' più avanti. Poi lasciamo il silenzio del Lake District e arriviamo a Liverpool, l'Albert Dock, l'Anfield, i pub, la musica dei Beatles, un'altra Inghilterra, più rumorosa, popolare, piena di storie. Ma quando ripenso a questa parte del viaggio, torno sempre lassù, alla nostra moto, nel silenzio dei passi del Lake District. Proveniamo dal Northumberland, sulla costa orientale dell'Inghilterra, e dopo aver attraversato tutta la parte settentrionale in direzione occidentale arriviamo nel Lake District. Insieme a un po' di pioggia ci accoglie Keswick, il capoluogo della regione. Sarà la nostra base per un paio di giorni. Allora, sono le 9, siamo arrivati al Lake District, giustamente zona molto verde, molto ricca di acqua, tanti laghi e l'acqua viene anche da sopra, però va bene. Allora, noi siamo qua. Soggiorno. Non c'è sapone in bagno? No, neanche della doccia. È la miseria. Beh, la camera è grandina. Allora, pronti per partire? In questo momento esatto, Dai, mentre stiamo per capelli. mettere il casco, piove. Però possiamo stare tranquilli perché nel pomeriggio, visto che peggiora. Dopo una notte di riposo visitiamo il Lake District. In poco più di 2300 km quadrati raccoglie 16 grandi laghi, la montagna più alta d'Inghilterra e alcuni dei passi più spettacolari del paese. Non sono quote alpine, qui le montagne sfiorano appena i 1000 metri. Già nel XVIII secolo era una meta turistica. Pensate che la prima guida ufficiale della regione risale al 1778. È una delle zone più spettacolari del paese, tra strade strettissime, muretti di pietra e cieli che cambiano continuamente, la sensazione di trovarsi in un territorio selvaggio è sorprendente. Due tra i passi più famosi della zona, il Kirkstone Pass e il Honister Pass, li faremo, veramente sorprendenti. Tra poco li vedrete. Con una pioggia non battente ma continua e una temperatura intorno ai 13 gradi, saliamo al Kirkstone Pass. È uno dei valichi più affascinanti del Lake District. La strada sale fino a circa 450 metri, attraversando un paesaggio aspro e quasi senza alberi, tra muretti di pietra, pecore e montagne avvolte dalle nuvole. È uno dei passi stradali più alti del distretto ed è una meraviglia. Curve, salite decise e panorami che cambiano continuamente. In cima, quasi isolata nel nulla, si incontra la storica Kirkstone Pass Inn, una locanda che per secoli ha accolto viaggiatori diretti attraverso queste montagne. Scendiamo dal passo in direzione Ullswater. È il secondo lago più grande del Lake District, lungo circa 12 km, incastonato tra montagne e verdi vallate. La sua forma stretta e sinuosa fa sì che il paesaggio cambi continuamente mentre lo si costeggia e in moto è uno dei tratti più suggestivi della zona. E per noi arriva il momento di una piccola pausa, molto britannica in verità, con un buon tè caldo. Ne sentivamo proprio il bisogno. Oh là, Quella di latte, c'è proprio una cosa very British, no? molto british. Ah, ci sta. Sì. Abbiamo anche il clima perfetto, il clima ideale.
Verso il lago stiamo osservando, c'è proprio una pioggerellina sottile. Però c'è un raggio di sole che ci sta illuminando. Sì, ma è un errore. Io ho un dito praticamente congelato, non sento più. A Per forza fare di... le foto mentre andavamo in moto. Sì, perché siamo stati, quello che avete appena osservato è il Kirkstone Pass. È il passo più alto della zona del Lake District e in cima c'è un pub, no? Era chiuso purtroppo, ma questo Kirkstone Inn era un'antica locanda per le diligenze. Quando bevi il tè, non fai così. Ad ogni modo. E comunque su quanti gradi c'erano? 12. Te li sei meritati tutti, va bene? Oh là. Andiamo a vedere una cosa che a Camilla non l'appassiona molto, ma io è un classico. Cos'è un viaggio senza fermarsi in un luogo come quello? No, Sali no. in sella, vedrai Già. che roba. Oh, ma hai visto lo scheletro lì in metallo? Era uno che aspettava il sole per uscire in barca. Eh sì, quanto anticipavo a Camilla è il Casterig Stone Circle, nei pressi di Keswick, è uno dei luoghi più antichi e misteriosi. Costruito nel Neolitico circa 4500-5000 anni fa, è formato da una quarantina di grandi pietre disposte in cerchio, in una posizione spettacolare, circondata dalle montagne. Probabilmente era un luogo di incontro, di cerimonie, legato all'osservazione del cielo o anche di scambi commerciali. Camminare oggi tra queste pietre significa trovarsi nello stesso luogo in cui migliaia di anni fa si ritrovavano le comunità preistoriche. Allora, qua siamo al cerchio di pietre di Castlereagh, risale a circa 4500 anni fa. Non fa È freddo. no, non fa freddo, c'è un'arietta. Adesso comincia anche a piovere. Andiamo? Un cino di gelato, voglio di un gelato? 2 ne voglio. Torniamo verso Keswick sperando che il tempo migliori. Dobbiamo affrontare ancora il secondo passo della giornata, quello più ardito. Ma prima mangiamo qualche cosa. Allora, dopo freddo, vento, secchiate di acqua, fish and chips. Anche il gluten free per me. Rinfrancati da uno sprazzo di azzurro, ma presto torneranno i nuvoloni neri, l'importante è che non piova, saliamo verso l'Onister Pass. È uno dei passi più spettacolari e selvaggi del Lake District, una strada stretta che collega la zona di Borrowdale con Buttermere. Il valico raggiunge circa 350 metri di quota, ma qui i numeri ingannano. Le montagne sembrano molto più imponenti. La valle si restringe e la strada sale con curve strette e pendenze che in alcuni punti arrivano al 25%. Il passo che stiamo attraversando in questo momento conserva anche la Honister Slate Mine, l'ultima miniera di ardesia ancora attiva in Inghilterra dove questa pietra viene estratta da secoli. Percorrerlo in moto è un'esperienza particolare. Si passa tra pareti rocciose, cascate, muretti di pietra e grandi spazi quasi privi di alberi, mentre le nuvole corrono velocemente sulle montagne. Non servono grandi altitudini per sentirsi in un ambiente di montagna autentico. Scendendo dal passo costeggiamo il lago di Buttermere, è uno dei luoghi più suggestivi e tranquilli del Lake District. È relativamente piccolo, lungo circa 2 km ed è quasi completamente circondato dalle montagne. Arrivando dal passo la strada scende improvvisamente verso la valle e il paesaggio cambia. Le pareti rocciose lasciano spazio ai prati e alle acque scure e tranquille del lago. Poi c'è un piccolo villaggio che conserva ancora un'atmosfera semplice e appartata, lontana dalle zone più frequentate. Ma forse la cosa più bella è proprio il modo in cui ci si arriva. Dopo le curve, le asprezze e le pendenze dell'Onister Pass, vedere comparire il lago tra le montagne
dà quasi la sensazione di avere raggiunto un luogo nascosto. Uno di quei posti dove viene naturale rallentare, fermarsi, spegnere il motore, godersi per qualche minuto il silenzio. Va bene, meglio così. Dopo un quarto d'ora tra il telefono che il Perché c'è treppiede che vento. c'è un vento che può ribaltare il treppiede da un momento all'altro, Ok. il telefono che balla, Ale che ha continuamente la testa tagliata, cucciati giù, la fai da cucciare, Ai. mettiti dietro. Riproviamo. Cioè, perché dovevamo fare una... Adesso vogliamo darvi le impressioni a caldo, siamo appena scesi dalla moto in realtà e di conseguenza io devo dire senza esagerare ho ammirato uno degli spettacoli più belli di tutta la mia vita. La valle che scende dall'ultimo passo che avete visto, ma tutta la zona del Lake District in particolare è meravigliosa. Sono senza parole, insomma abbiamo visto l'Irlanda, abbiamo visto la Scozia. Lake District non ha nulla di meno. No, chiaro che è più limitata diciamo, la zona così spettacolare rispetto invece ad altre aree che si possono trovare sia in Scozia che in Irlanda, però merita veramente. Abbiamo trovato pochissimi motociclisti, io credo 3, e la maggior parte dei turisti qua sono È turisti vero. locali inglesi che vengono per la maggior parte a camminare, quindi è una zona bella anche da quel punto di vista perché non è affollata. Sì, qua ne abbiamo saltato uno di passi che è il Hart Knox, ben ricordo, perché è descritto effettivamente con particolarmente ripido, con questi single track, anche se l'ultimo che abbiamo fatto aveva una pendenza che arrivava al 25%, quindi non si scherzava neanche lì, ma insomma, fattibile, non serve un po' di attenzione, ma non una perizia particolare. Detto questo, ve lo consigliamo perché spesso, così nel mondo di chi ama viaggiare in moto, si parla come mete del nord di mete molto gettonate, giustamente, la Norvegia, Capo Nord, la Scozia, l'Irlanda, tutto molto bello. Questa parte qua invece è forse È una bella semi scoperta. sconosciuta, una bella scoperta, ve la raccomandiamo caldamente. Adesso chiudiamo perché Adesso vedo... chiudiamo perché il vento sta soffiando, sta ballando il telefono, per cui fra poco questo va in terra. Adesso un po' il caldo, a Doccia mangiare qualcosa e di minestra caldo. calda. E via. No, che sto cade. Moto carica, siamo pronti per partire, destinazione. Allora, vediamo se si riconosce dove stiamo andando dalla canzoncina. Yesterday, Dan all dan. my trouble, dan dan. Dan dan sarebbe la musica. Dan Vabbè, dan. citazione, chi la riconosce, bravo, film di un po' di anni fa, Benigni Troisi. Comunque, Yesterday, all my troubles seem so far away. Ok? Va bene, non canto, non è il mio forte, andiamo a Liverpool. 2 ore di strada, noiose, abbiamo più che altro autostrada, però andiamo a vedere prima di tutto una cosa molto molto interessante. Camilla è felicissima. Come no, Andiamo a guarda. vedere, si vede che è contenta. La prossima volta il giro lo faccio io e tu prenoti gli hotel. Sì, andiamo. Eh sì, dopo 2 ore abbondanti di strada veramente noiosa, ma per ottimizzare i tempi abbiamo fatto l'autostrada, arriviamo a Liverpool e dalle immagini che potete vedere e da quei murales potete forse intuire dove stiamo andando. Eh già, Camilla deve portare un po' di pazienza. L'Anfield, lo stadio che ospita il Liverpool, uno dei templi del calcio mondiale. Velocemente però ci dirigiamo in centro dove abbiamo l'hotel. Ci aspettano le parti più interessanti ed emozionanti di Liverpool. Iniziamo da un doveroso pellegrinaggio alla statua dei Beatles, che, come sapete, erano di Liverpool. È l'edificio simbolo di Liverpool, eretto nel 1911 con i suoi 98 metri di altezza. All'epoca era uno dei grattacieli più alti al mondo, fu il primo ad essere costruito in cemento armato, è il simbolo di Liverpool, Royal Liver Building, perché i liver sono i 2 uccelli sulle 2 torri.
due uccelli mitologici che sono metà cormorano e metà aquila. Vegliano sulla città, quello rivolto appunto verso Liverpool veglia sugli abitanti, quello rivolto verso il fiume veglia sui marinai che entrano in porto. Tra l'altro gli abitanti di Liverpool sono molto orgogliosi di una cosa. Mi stavo giusto domandando di che cosa fossero così orgogliosi. Visto che mi fai questa domanda, sono molto orgogliosi della dimensione degli orologi, dei due orologi, perché hanno 7,6 metri di diametro, quindi sono leggermente più grandi di quelli del Big Ben di Londra, e quindi di questo loro vanno molto fieri. Questi alle nostre spalle poi sono le tre grazie, quindi i tre edifici che caratterizzano Pier Head, quindi il polo di attrazione principale, il molo qua di Liverpool, e quindi il Liver Building che abbiamo illustrato, il Cunard Building e il Port of Liverpool Building. E si chiamano le tre grazie. Ma indovinate qual è la quarta grazia? Sì. A bella de casa. Allora, ci troviamo dove c'erano i vecchi magazzini che furono per decenni il luogo di spacciatori e prostitute, finché le autorità locali non decisero di riqualificare la zona, tant'è che in questo momento ci sono dei punti di riferimento non solo turistici ma anche proprio per gli abitanti di Liverpool. C'è il Tate, che è un museo di arte moderna, c'è anche il museo dei Beatles. L'architettura è particolarmente affascinante, tipica inglese, con questi mattoncini rossi. Già, e pensare che l'Albert Dock venne eretto nel 1846 per volere del principe Alberto, marito della regina Vittoria, fu la prima struttura in Gran Bretagna costruita interamente in mattoni e ferro. Una IPA alla spina, senza glutine. Viva Cin! Allora siamo nel pub The Bridewell, che vuol dire la prigione. Era una prigione, costruito nel 1840, questo edificio accoglieva gli ubriaconi del porto, siamo qua attaccati, colpevoli di piccoli reati. Avete visto le celle che ho inquadrato, cioè dove adesso si beve la birra, erano celle. Avevi diritto a un pezzo di pane e dormivi sul pavimento. Per avere un letto, insomma un pagliericcio e mangiare qualcos'altro dovevi pagare. Birra niente. Birra no. E non solo hanno la birra senza glutine, ma hanno un'IPA fantastica alla spina, spillata come fanno loro con una pompa e quindi senza una pressione artificiale, ma una pressione manuale. Ultima chicca di questo posto, poi ve lo metto in descrizione, The Bridewell, ok? Negli anni 80 era abbandonato e veniva usato come studio di registrazione, e qua un gruppo, per noi boomer, ahimè, Sì. no, io sono un boomer, lei no naturalmente, qua i Frankie Goes to Hollywood provarono l'album Welcome Hanno to the registrato. Pleasure Dome. Hanno L'hanno registrato registrato. addirittura? No, vabbè, allora un'altra birra per favore. Ma la cosa bella di questi pub è che si trovano persone di tutti i tipi, anche persone appena uscite dall'ufficio. Ne abbiamo uno di fronte, in abito gessato. Adesso stiamo osservando questo signore distinto con un bel gessato. Prima io sono andato alla toilette e c'era uno, scusate se lo dico, ma praticamente stava facendo pipì, con una mano era impegnato a tenere quello che si doveva tenere, No, non lo voglio e sapere. con l'altra era sul cellulare e scriveva sul cellulare. Beh, diciamo che il pub ha avuto avventori più illustri, ad esempio Charles Dickens.
La giornata passa in fretta, arriviamo alla sera, andiamo in uno dei luoghi più iconici e importanti di Liverpool, Matthew Street. Qui qualche gruppo di cui forse avete sentito parlare è nato. Che vedete in questo momento è l'ingresso originale del Cavern Club dove si esibivano i Beatles. Il locale non c'è più, venne demolito per i lavori della metropolitana. Al suo fianco ne sorge uno, ricostruito identico al primo, mentre esattamente di fronte c'è Eric's, il locale dove si esibivano tra gli altri, ad esempio, i Clash. Chiudiamo però questo passaggio musicale pensando a John Lennon, al ragazzo cresciuto in queste strade che insieme agli altri Beatles avrebbe cambiato per sempre la musica. Ora di alzarsi, ci aspetta l'isola di Man. Pioverà? Andiamo? No, non piove. È arrivato il momento di salutare Liverpool. Lasciamo una città che ci ha sorpreso, il suo passato, il porto, la musica e quell'energia particolare che si respira camminando per le sue strade, ma il nostro viaggio non finisce qui. Saliremo su un traghetto e attraversando il mare d'Irlanda raggiungeremo un luogo per chi ama la moto, che ha qualcosa di quasi leggendario, l'isola di Man. Percorreremo le strade del Turistrofi, scopriremo i suoi paesaggi e cercheremo di capire cosa rende quest'isola così speciale. Liverpool rimane alle nostre spalle, davanti a noi c'è il mare, ma questo ve lo racconteremo la prossima volta. Oh, se siete arrivati fino qui, ormai siete parte del viaggio anche voi, quindi un like ce lo siamo guadagnato, almeno per tutti i chilometri fatti sotto la pioggia inglese. E se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale. Nel prossimo episodio sbarcheremo Isola di Man, lì per noi motociclisti si comincia a fare davvero sul serio. Buona strada!